È lungo la costa occidentale del Golfo Spezzino, tra il capoluogo e Porto Venere, che sorgono Marola, Cadimare, Fezzano e Le Grazie, deliziosi borghi dove si conserva la memoria di antichi mestieri e tradizioni marinare. Meno note di altre dell'incantevole golfo, un tempo chiamato di Venere, queste borgate hanno dato i natali a genti che hanno vissuto con il mare e per il mare, terre di naviganti, maestri d'ascia e palombari. È un lembo di terra noto localmente come Costa dei Pirati, forse perché nei secoli lontani fu a lungo soggetta a scorrerie saracene e diversi suoi abitanti, pur avendo ricevuto dai dogi di Genova patenti di corsa, corsari dunque, si dedicarono spesso e volentieri alla pirateria. Scomparsi ormai i pirati e il terrore che ispiravano, rimane vivo il desiderio di conservare memoria degli oggetti, dei mestieri e dei saperi che consolidarono il tormentato patto tra gli uomini e il mare. Il cantiere della memoria, alle Grazie, è luogo di esposizione permanente di attrezzature e documentazione storica delle tradizioni marinare. Un'altra preziosa testimonianza è la baracca Fagioni a Cadimare, che già esisteva un secolo addietro. Si custodiscono qui gli strumenti di lavoro che davano vita a barche anche di grandi dimensioni. Ancora funzionante è una vecchia e rara sirena a manovella. Marola è il primo borgo che si incontra provenendo dalla Spezia. Di origine romana, risalgono al Medioevo le strette vie, gli archivolti e le gradinate. Nel 1800 la costruzione dell'arsenale militare tolse a Marola l'affaccio al mare. Non gli sottrasse però la fierezza delle tradizioni. Segno ne è che ogni anno, in accesa di sfida remiera, contende alle altre 12 borgate marinare spezzine l'ambito Palio del Golfo. L'alto muro dell'arsenale separa da 150 anni gli abitanti dal mare, che per questo si autodefiniscono i murati vivi. Franca e il marito Sandro abitano nella parte alta del paese, dove lo sguardo può correre alle Apuane e alle isole dell'arcipelago toscano. Liberi per età dagli impegni di lavoro, hanno modo e tempo per prendersi cura della casa e della corte. Da sempre le cure di Franca vanno al giardino e soprattutto ai piccoli animali trovati feriti o incapaci di alimentarsi. Questa degli animali praticamente ce l'ho sempre avuta, me l'ha tramandata mio babbo. Si è sempre prodigato se vedeva una bestiolina in difficoltà, quindi sia io che mia sorella abbiamo ereditato questo amore verso gli animali. Chiaramente poi io per gli uccellini ho fatto nascere un amore speciale. Vieni piccolino, dai! Ho frequentato la Lipu, sono andata anche al Cruma, sono stata 3 giorni al Cruma di Livorno, per imparare a gestire meglio gli uccellini che mi potevano arrivare, e dopo essere venuta in pensione mi sono data a tempo pieno per salvare questi uccellini, per rendermi utile, diventare la loro mamma, la loro infermiera, insomma tutto quello che c'era bisogno. Ognuno degli esserini che Franca accoglie riceve le più amorose attenzioni. Prima cosa devo levare questo velo che è stato messo per questo attacco di zanzare che abbiamo avuto ultimamente e che sono estremamente nocive per gli uccellini. È vero, amori, qua abbiamo un piccioncino che ho allevato da piccolino e un pappagallino che non ha a che fare con la fauna selvatica, però anche lui si è attaccato alla mia finestra e abbiamo dovuto accoglierlo.
E lui invece mi chiama sempre, è vero piccolino? Cosa c'è? Sì? Sì, amore. Vieni piccolino, vieni, andiamo su. Bravo lui. Ecco. Gli ultimi 2 anni siamo stati scoperti come volontari LIPO, come LIPO, quindi è stato molto difficile per noi, perché per poter dare il meglio abbiamo bisogno chiaramente di un posto dove poterli tenere provvisoriamente, dove poterci affidare anche a un veterinario. Bravo, come sei bravo oggi, un voletto che ho fatto. Questo è per bene. La gabbia è una sistemazione provvisoria per questi animaletti, limitata al periodo in cui necessitano di maggiori cure. Verrà messo in voliera nell'orto, cioè la voliera più grande, dove lui riuscirà a vedere la popolazione dei piccioni di Marola che al mattino viene a mangiare i semi delle galline rimasti dalla notte. E così si abitua già alla loro presenza. Quando poi è il momento che vedo che l'uccellino è pronto perché le ali sono lunghe, il petto è forte, allora apro lo sportellino e lascio a lui il momento di decidere quando bisogna andare via. Ecco, bravissimo. È bravo lui. Sandro ben volentieri collabora all'impegno della moglie, curando di mantenere in ordine le dimore provvisorie delle piccole creature dell'aria. Suo particolare compito è ripulire e, se del caso, riverniciare gabbie e voliere. La gabbia è pronta, te l'ho pitturata. Bravo. Dove vuoi che la metto? La mettiamo di là sopra la tettoia, andiamo. L'interno della casa è luminoso e accogliente, come lo spazio aperto che la circonda. L'ampia libreria è largamente occupata da volumi di argomento naturalistico. Anche i più piccoli dettagli testimoniano il profondo attaccamento della coppia agli animali, nostri compagni di viaggio a bordo del fragile e insostituibile pianeta azzurro. La delicatezza che guida i gesti di Franca si rivela anche nel sapere adornare e rendere unico ogni barattolo della sua marmellata, preparata con i frutti del giardino e del bosco. Franca si dimostra ottima cuoca anche nel preparare le genuine ricette della tradizione popolare, come la farinata. Ce ne vuole olio nella farinata, se no ti diventa bollita. Così. Sandro, mi passi per favore la farinata? Ecco qua. Grazie Dio. Ok. Pur se ricetta semplice, farina di ceci, olio, sale e acqua, richiede un attento dosaggio di ingredienti e calore del forno. Deve inoltre essere cotta in una bassa teglia di rame stagnato. Io penso che ci siamo. Guarda un po'. Va, mi sembra cotta proprio bene, sì. Mi ci è andato un legnetto, ma a volte succede. Quello lì lo scartiamo. Ecco fatto, sì, è venuta bene. Fin dal lontano passato, le donne sono state le protagoniste di questi luoghi. È quasi certo che a metà del XV secolo, nel borgo di Fezzano, nacque Simonetta, figlia del nobile genovese Gaspare Cattaneo. Era considerata la più bella donna del Rinascimento e, dopo la sua morte, avvenuta per Tisi all'età di soli 23 anni, il ricordo del suo volto ispirò Sandro Botticelli per i suoi più grandi capolavori, La nascita di Venere e La primavera. Nel passato più recente, quando i mariti erano in mare o quando l'attesa del loro ritorno era vana,
Erano le donne a doversi occupare del sostentamento della famiglia, attingendo alle risorse infinite e feconde della creatività femminile. Paola Roberta ha ereditato da quelle donne la tempra dell'animo e delle braccia, la tenacia e la capacità di fare tutto da sola. L'autunno è già iniziato, ma a Fezzano il sole sembra non essersene accorto e scalda come in piena estate. È tempo di vendemmia. È un lavoro faticoso, ma a me piace farlo. E poi non sono la prima che fa queste cose. Qui ci sono sempre state anche tante donne che si mettevano anche nell'orto, perché se erano sole, come può capitare anche oggi a me, che i mariti erano a navigare o che erano a lavorare, e loro ovviamente quando c'era da fare le cose nell'orto le facevano, e anche la vendemmia. A me piaceva molto quando eravamo bambini, si vedevano tutte le donne con le cassette sulla testa, ma 2, 3, dei pacchi alti così, e camminavano, e ce n'era 3, ci metteva la mano. Era una cosa che io invidiavo tantissimo. E questo è un ricordo che io ho sempre nella mente, e quindi quando faccio questi lavori penso anche al passato, penso a tutti quelli che ci hanno lavorato, penso che qui sono secoli che si coltiva la vite. Hanno cominciato forse gli Etruschi. Per certi versi fare tutto da soli è meglio, perché alla fine capisci dove hai sbagliato. Io sbaglio tante cose, però alla fine ho capito che l'uva poi ti vuole bene. Striscia di costa che quasi non conosce pianura, la Liguria non frana il mare, perché anno dopo anno, pietra su pietra, i suoi abitanti hanno eretto nei secoli infinite teorie di muri a secco. Lungo scoscese scale di sasso e strapiombanti sentieri, le loro schiene si sono piegate sotto pesanti ceste colme di terra per farne coltivo. E infine l'hanno coltivata, quella costa impastata di sale e sudore. Ancora oggi persone tenaci come Paola Roberta percorrono ripide scale portando a braccia i frutti di quella terra, avara, ma che amano di amore aspro e geloso, e con fatica preservano dalla rovina, consapevoli che altrimenti, a scomparire, sarebbe anche la loro stessa storia. Vengo da una famiglia di lupi di mare, erano tutti comandanti di lungo corso. Mio bisnonno era un capitano che aveva la schooner, che sono delle barche con 2 alberi, ci voleva una dozzina di persone, stavano via, andavano in America, stavano via mesi. Uno pensa che no, fossero persone solo sul mare, invece tutti qui nel paese avevano il piccolo orticello, e questi orticelli erano tutti coltivati con la frutta di bosco, e praticamente erano autonomi nel paese. Io mi ricordo quando ero bambina che c'era una signora che lo teneva, perché qua in Liguria le donne hanno sempre fatto anche quello che facevano gli uomini, per forza, se quelli erano in mare. Questo non era da fare. Non era da fare oggi. In casa le padrone erano le donne, e la borsa, i soldi li amministravano le donne. Quando ero bambina la zia ci raccontava di quando erano piccoli e giocavano nella parte alta del paese, e tutti avevano il terrore, il timore, obbedivano la mamma. E quando io ero bambina e che passeggiavi per il paese, gli uomini non se ne vedevano mai. In quel tempo in tanti navigavano, è una tradizione praticamente, c'era fama che fossero molto bravi. È scritto anche nella storia che erano famosi i capitani di Marolaca, di Mare, Fezzano. Erano anche tempi in cui bisognava saper andare in mare, mica come adesso che c'è tanta tecnologia che aiuta. Oggi non so se farò bianco e nero o se farò il rosé. Il rosé è anche più complicato. Il primo anno che l'ho fatto doveva nascere mia nipotina a Roma, e quindi mi ha detto mio fratello: impossibile muoversi, nasce la bambina.
bisogna che fai da sola. E così, sì, fuori a tagliare l'uva ti puoi far aiutare, ma in cantina come fai? Allora ho fatto una cosa molto semplice. Ho fatto il giro delle librerie, ho comprato tutto quello che c'era sul vino e sono stata 3 giorni a studiare, a leggere tutto quello che ci poteva essere. Quell'anno lì il vino era venuto bene, avevo fatto il rosé, che poi è pure difficile perché si deve vinificare in bianco l'uva rossa, è difficile se è freddo, se è caldo il tempo. L'anno dopo mio fratello prendeva ordini da me e da quel momento sono diventata anche la cantiniera. Dovrebbe essere uomini solo in queste situazioni. Per il resto le donne fanno tutto, ma quando è qua vorrei essere più allenata. Non tutti gli uomini di Fezzano si allontanavano dal paese per navigare. Anche da questo lembo estremo di Liguria, come da altri luoghi d'Italia, partirono un tempo i migranti in cerca di fortuna. Qualcuno la trovò, ma la maggior parte di loro, come il padre di Margherita, poté trovare soltanto un lavoro ingrato. Aveva 19 anni, che era andato in Belgio, nelle cave di carbone. E lì infatti mi raccontava che la cosa non è che era molto bella. Mi ha raccontato tante storie che mi hanno molto impressionato. Ed è anche una cosa che lui avrebbe voluto ritornare poi negli anni a rivedere quei luoghi e non ci siamo mai riusciti a portarcelo. Rientrato dal Belgio, il padre trovò occupazione altrettanto pesante e pericolosa in una cava dei dintorni, un lavoro che lo teneva occupato da buio a buio. Finché non tornava c'era ansia, c'era paura, poi soprattutto ad esempio diceva mia mamma quando era inverno, ad esempio mio padre, pover'uomo, non vedeva mai la luce del sole, perché naturalmente in cava ci andavi al mattino molto presto e quindi era buio e poi ti ritornavi alla sera lo stesso che uscivi ed era buio e loro non vedevano neanche la luce del sole. E lo stesso poi anche con il rapporto con i figli, purtroppo essendo sempre via tutto il giorno non è che vedevi granché tuo padre. E le donne rimanevano a casa e naturalmente senza mezzi di comunicazione come ci sono adesso, sapevano quando il proprio marito andava via ma non sapevano quando ritornava e se ritornava, perché naturalmente il lavoro in cava lo è pericoloso anche adesso e a maggior ragione lo era a quei tempi. E la moglie doveva sopperire a tante cose, doveva fare un po' da padre, era compito delle donne raccogliere le olive, badare all'orto, badare ai bambini. L'intraprendenza delle donne di Fezzano si è trasmessa anche a Margherita, esperta e apprezzata ricamatrice. Ma il suo talento si esprime anche in altro. Ho iniziato a fare questi pupazzi, ma di vario genere, non sono solo bambole o che altro. E poi ad esempio per mia figlia che insegna, ho iniziato a fare le bambole per la scuola, perché i bambini forse ora non sono neanche più tanto abituati a giocare con i pupazzi, hanno altri giochi più tecnologici, infatti non pensavo che gli potessero così piacere. Invece questi bambini hanno riscontrato e gli sono molto piaciuti giocare con questi pupazzi, perché poi molto probabilmente sviluppa la fantasia, a differenza dei giochi tecnologici che invece di fantasia non ce n'è perché sono già tutti lì. E quindi ho fatto tutti questi pupazzi sia poi per un libro che ha scritto e così mi danno soddisfazione. Mia figlia diceva che li portava dal dottore a riaggiustarli, allora poi li riportava a scuola con i cerotti, ci hanno giocato tantissimo e poi anche gli altri
Anche le altre classi li volevano, se li scambiavano. No, no, è stata un'esperienza veramente positiva e bella. Con il procedere della stagione, i venti di occidente e di meridione ammantano di grigio il cielo. I turisti che d'estate affollano le grazie sono tornati alle loro gremite città. La temperatura ancora mite consente a Silvia e al marito Giancarlo di concedersi lunghe passeggiate sul molo per ammirare le imbarcazioni che vi sono ormeggiate. In passato, alle Grazie, sono stati costruiti molti tra i più eleganti scafi in legno del mondo. Dai grossi yacht destinati ad armatori internazionali ai gozzi a vela per gli abitanti del borgo. Silvia è un'apprezzata artista dal multiforme talento. Realizza opere a sbalzo sul rame, traendo ispirazione da ciò che più ama: il mare, le barche d'epoca, i mestieri e gli oggetti che al mare sono legati. Allora, io vado avanti con la polena Io e vado a vedere quella cosa là. tu cercami due spunti per il resto. Va bene, perfetto, ok. Il fascino che promana da quelle barche, il profumo di salmastro e delle essenze di antichi legni, ricchi delle miglia percorse, delle tempeste, delle avventure vissute, hanno ispirato a Silvia la realizzazione di una polena. Il primo passo è un bozzetto su carta. Sono le calde atmosfere di questo luogo a rendere ancora più viva la sua fantasia. Io vivo in un paese che è fantastico. Questo paese è sicuramente la fonte di ispirazione di tutto quello che io faccio e non avrebbe potuto venire fuori le idee che mi vengono se non abitassi qua. L'esprimermi attraverso il disegno è una cosa che ha sempre fatto parte di me. Lo sbalzo chiaramente è venuto molto dopo. Ho cominciato a riprodurre particolari di bordo di imbarcazioni d'epoca che sono la mia assoluta passione, ma solo riprodurle a matita non rendevano quello che invece lo sbalzo mi consente di poter realizzare. Guardando le barche d'epoca dove ogni centimetro è assolutamente diverso, ogni particolare per me è interessante la venatura del legno, di quel tipo di essenza di legno piuttosto che di un altro, che poi vado a riprodurre nei miei lavori, sia nel disegno che poi appunto sullo sbalzo. E le barche d'epoca per me, che sono appassionata, sono sicuramente fonte di grande ispirazione, anche se non faccio poi a sbalzo soltanto esclusivamente cose antiche, faccio anche cose moderne o ultramoderne che posso generare anche attraverso la fantasia. Una volta terminato, il disegno viene riportato sul lucido, per poi, da questo, essere trasferito sul foglio di rame. È un lavoro che anche dal punto di vista mentale è molto stressante, perché devo ragionare immaginando la realtà da un punto di vista che umanamente non è contemplabile. Io faccio sempre questo esempio per far capire le difficoltà che si vanno ad affrontare con questa tecnica. Se io faccio un calco del viso, che il viso è quello che una persona conosce assolutamente meglio, la persona non si riconosce nel calco perché è un punto di vista che non esiste, nel nostro cervello non c'è la possibilità di vedere il nostro volto da dietro, fortunatamente, insomma, no? E io devo lavorare quindi immaginandomi tutta la realtà divisa in
vari piani e su ogni piano ci sono determinati punti che devono avere la stessa distanza, e siccome la mia terza dimensione è assolutamente molto ridotta, perché parliamo di 1 centimetro, 2 centimetri al massimo, in questi 2 centimetri devo poterci mettere senza errori prospettici dai pochi centimetri a infiniti metri. Incisi sul rame i tratti essenziali del disegno attraverso l'accurato ricalco del lucido, inizia il compito più impegnativo. Lavorando sul verso della lastra con opportuni strumenti, Silvia deve infatti portare a rilievo sul dritto le parti della composizione, che daranno al soggetto la giusta tridimensionalità. Tanto più è impegnativa questa fase del lavoro, quanto più minuti sono i dettagli della composizione. Esemplare a tal riguardo è lo sbalzo commemorativo del Palio del Golfo, talmente complesso e ricco di dettagli da richiedere mesi di quotidiana, paziente applicazione. Il tempo è tuttavia lieve compagno, se ogni gesto compiuto risponde solo alla passione per l'arte e si esprime in un'opera di valore. Spenta la luce diretta per evitare che i riflessi le impediscano la chiara visione dei più minuti dettagli, inizia a rifinire con ceselli e bulini il dritto dell'opera, per arricchire il rilievo di più netti contorni, per accrescere la definizione delle forme. Ultimata anche questa fase, occorre trattare la lastra con opportuni acidi, in modo da creare le ombreggiature necessarie a dare il maggior risalto al chiaroscuro delle figure e all'efficacia della composizione. Giancarlo ha nel frattempo realizzato la cornice destinata al lavoro finito. Il canapo che la decora racchiude l'intera opera in un abbraccio che ha il profumo del mare. Il Borgo delle Grazie ha dato i natali a molti esperti palombari del passato, uomini che hanno lasciato un segno indelebile nella storia mondiale dell'immersione subacquea. Nonostante i rischi altissimi, compirono epiche imprese, non di rado a prezzo della loro vita. Sulla punta del promontorio che chiude a ovest l'insenatura delle Grazie sorge la fortezza del Varignano, sede ultracentenaria della scuola Palombari della Marina Militare. Fin dalle sue origini, in questa base vengono preparati gli uomini che dovranno occuparsi soprattutto del disinnesco di ordigni e recupero di persone rimaste intrappolate sul fondo. Ma dal 2020 c'è una novità. Per la prima volta in 170 anni di storia sta per ricevere il brevetto di palombaro una donna. Dopo mesi di duro addestramento, a 23 anni, Chiara diventa palombaro della Marina, un corpo che il mondo ci invidia e che opera anche al servizio della collettività. Brevetto numero 1554, comune di prima classe, Giamundo Chiara. A siglare definitivamente il successo ottenuto, le viene sostituito il cappellino da allievo con il prestigioso basco blu e, come da tradizione, una robusta pacca le fa ben aderire il distintivo al braccio. Nonostante 13 anni di nuoto agonistico abbiano conferito a Chiara un'ottima acquaticità, in più occasioni il severo addestramento ne ha messo a dura prova fisico e mente.
L'idea di diventare un palombaro è nata un po' per gioco. Sono entrata in Marina nel maggio 2018, dopodiché mi si è presentata l'occasione nei miei 2 mesi a Taranto di CAR di partecipare a questo concorso. Inizialmente non pensavo di arrivare neanche a Natale. I momenti in cui ho detto chi me lo fa fare ne ho avuti veramente tanti, ma la cosa che apprezzo molto del mio carattere è il fatto di reagire il giorno dopo di riniziare da capo con la stessa testa, la stessa voglia o forse anche di più. Per quasi un anno l'allieva palombaro Chiara, così come i suoi compagni di corso, ha dovuto superare prove via via sempre più difficoltose, dal semplice respirare con l'erogatore alla neutralizzazione di esplosivi in immersione. E tutto questo sia di giorno sia di notte, nel buio assoluto, perché spesso sono le mani gli occhi di un palombaro. Nelle immersioni notturne qua al Varignano, come le immersioni di giorno, sono identiche più o meno, perché comunque è fangoso il fondale, quindi non c'è molta differenza. Mentalmente forse la vivi in modo diverso perché dici faccio immersioni di notte, ma io l'ho sempre vissuta come una cosa straordinaria. Le difficoltà che ho avuto sono le stesse che hanno avuto i miei colleghi. Il fatto di essere donna per me non è stato né un limite né nient'altro. La cosa che ho sofferto di più è il fatto di stare in camera da sola, quello. Forse perché non avevo qualcuno con cui parlare della mia giornata o sfogarmi. Però comunque i miei colleghi mi hanno sempre aiutato in questo. Una delle fasi di addestramento più emozionanti è stata l'utilizzo dello scafandro storico, un'occasione per celebrare i pionieri del passato. Gli scafandri odierni, grazie al progresso tecnologico, consentono attività a un tempo inimmaginabili. L'ambizione di Chiara è imparare a pilotare lo scafandro rigido articolato per immersioni fino a 300 metri, obiettivo che volontà e preparazione le permetteranno certamente di raggiungere. Lungo la costa dei Pirati, anche altre persone affrontano il buio e i flutti per compiere il loro lavoro. Francesco vive a Cadimare ed è pescatore di professione. Ogni notte prende il largo con la sua barca per salpare le reti calate il pomeriggio precedente. Anche in pieno inverno, se le condizioni meteo lo permettono, quando le illuminazioni natalizie delle case rendono ancor più suggestiva la visione dei borghi costieri. Fino a metà Ottocento qui non ci fu mai una vera flotta peschereccia. Fu solo con la costruzione dell'arsenale militare, conclusa nel 1869, che giunsero nel Golfo Spezzino anche famiglie di pescatori. Francesco discende da una di quelle. 200 anni che siamo pescatori, dai miei bisnonni, ai nonni, a mio padre. E poi si sono incastrato dentro con mio padre e ho continuato. E siamo andati avanti. Gennarino è il padre di Francesco. Nonostante abbia superato i 90 anni, ha ancora energia e passione per il mare. Ogni giorno raggiunge le Grazie con il primo autobus per aiutare il figlio quando, dopo aver salpato le reti, torna all'approdo per vendere il sempre più scarso pescato. L'andamento a calare c'è stato, guarda, negli ultimi 7-8 anni sono mancate tante razze di pesci. Allo sgombro è sparito. Il nasello, che è un pesce invernale che si calava nei primi giorni di novembre, è sparito. Negli ultimi 2 anni addirittura i cefali
che era una razza che il nostro mare era pieno, è sparito. È rimasta la razza dell'orata, della seppia. Quelle tutti gli anni più o meno ci siamo sempre con le quantità, diciamo, quando andiamo a pescare. Per il resto la pesca è andata in calo tanto, anche come quantità. Qui la pesca è da sempre artigianale e lo strascico sotto costa che tanti danni ha causato è stato frenato. Inoltre, l'area marina protetta delle Cinque Terre è un efficace serbatoio di ripopolamento, ma evidentemente esistono altre cause dell'impoverimento di queste acque. E insomma, qualche riunione di biologi siamo stati e sono venuti anche a bordo a fare qualche uscita con noi. Si parla del riscaldamento dell'acqua, perché anche l'acciuga bella grossa che si prendeva una volta non entra quasi più, pare che prende altre vie per via delle temperature dell'acqua, queste cose del plankton, e quindi insomma qualcosa è successo. Da ragazzo Francesco pensava per sé un futuro diverso. Ma inizialmente ho fatto tutt'altra cosa, ho fatto la scuola alberghiera e quindi c'erano altre idee. In estate facciamo pescaturismo, cuciniamo il pesce pescato, qualcosa portiamo da casa, un antipastino, È servita, è servita anche quella, serve sempre tutto. Si rientra, ma il tempo del viaggio non viene sprecato. I clienti più affezionati lo chiamano infatti al telefono per acquistare il pesce prima ancora dell'attracco. Che ci fai con 3 pesci? Che me la meno 4, scusa, sotto notte. Sì, ciao. Oggi è dura, ci vuole tanta esperienza e attrezzatura. Ho visto qualche giovane che si è buttato ma poi ha lasciato subito, se non ci nasci non lo puoi fare, non hai famiglia, tradizioni, no. È difficile. Raggiunta la banchina, Gennarino aiuta Francesco a fissare le cime di ormeggio alle bitte. L'età avanzata non gli impedisce di salire a bordo, dove, non appena spento il motore e indossato il grembiule, potrà iniziare a darsi da fare per aiutare il figlio. Buongiorno! Siamo uomini temperati, mica delle chiacchiere. Dai, vieni! Aspetta! Il mio bambino lo devo vestire. Mentre Francesco si incarica di pesare e vendere il pesce, l'anziano padre sbroglia le reti, liberandole dagli ultimi pesci e dai molluschi che vi sono impigliati. La giornata non è andata poi male. Un po' di pesce è stato pescato e i clienti oggi non mancano. Sono 2,2 kg, guarda. E comunque Francesco è una persona positiva. Per lui c'è sempre del buono in tutte le cose. Basta saperlo vedere. Sono soddisfatto, ormai è 40 anni che faccio questo lavoro, lo faccio volentieri e si vive all'aria aperta, sei libero, insomma dai, è una buona cosa. Una buona cosa.
Le origini di Cadimare si perdono nel tempo. I primi insediamenti furono dei Celti, a cui seguirono i Liguri Apuani e successivamente i conquistatori romani. Vennero infine i Dogi di Genova, che dovettero fronteggiare le incursioni del pirata ottomano Dragut Pascià. All'alba del Novecento fu base dei primi voli pionieristici italiani con idrovolante. Sono arrivate le acciughe, sì? Ma guarda. Bravo, sono belle. Oh, sì, dai, sono mezzane un po'. Oh, ma io vado che devo andare via a calare. Sì, va bene. Ciao. Il mare elargisce alla cucina rivierasca ricchezza di frutti, di profumi, di freschezza. Le ricette della cucina locale richiedono ingredienti semplici, nobilitati però e resi prelibati dalla tradizione e da mani sapienti. L'acciuga, minuscolo pesce azzurro dalle molte virtù salutari, diviene qui lo scrigno di un gustoso ripieno. Lidia, la mamma di Francesco, è socia e animatrice della Proloco locale, che ogni anno organizza una sagra di tale richiamo che Cadimare è stato ufficialmente nominato Borgo dell'Acciuga Ripiena. La ricetta, che si tramanda da generazioni, prescrive di utilizzare le sole acciughe pescate nell'Alto Tirreno. Aperti e diliscati, i piccoli pesci vengono poi accoppiati per accogliere una farcia, che ha tra gli ingredienti mortadella, lattuga, aglio e prezzemolo. Un velo di pane grattato conferisce alla frittura la giusta croccantezza e il colore dorato è gioia anche per gli occhi. Marola, Cadimare, Fezzano e Le Grazie sono preziosi gioielli, luoghi semplici e veri, ricchi di una storia antica fatta di mare, di tenace lavoro e quotidiana fatica. Orgogliosi delle loro tradizioni, gli abitanti della Costa dei Pirati hanno saputo preservare i luoghi dall'aggressione di una malintesa modernità. Ne sono oggi, e ne saranno in futuro, i migliori custodi.